Eccoci qui domenica mattina, qualche minuto di ritardo, ma poca cosa. Benvenuti e bentornati agli amici di MRTV e Carpeoro Racconta. Io introduco immediatamente il caro Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Ciao Samuele, dovresti fare qualcosa per il sonoro perché si sente imballato per l'audio. Ok, adesso provo a sistemare un po' meglio. Un po' meglio adesso? Ma leggermente, ma si sente come se ci fosse qualcosa sul microfono. Ok, provo a avvicinare. Allora, diamo parola subito a Serena finché provo a sistemare il microfono. Che dici? Sì. Allora, buongiorno Serena, ben arrivata. Buongiorno Samuele, buongiorno Gianfranco e buongiorno ovviamente a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo come sempre la domenica mattina. Grazie ovviamente a tutti quanti, insomma sono felice come al solito di essere qua a poter dire qualcosa anch'io in merito. Allora, come sempre io, se posso, prendo spunto dal titolo della puntata e oggi ho preso spunto appunto dalla parola storia e vorrei dire qualcosa in merito alla nostra storia, sulle memorie transgenerazionali e sul DNA, che riguardano appunto la storia personale di ognuno di noi. Noi sappiamo, o comunque insomma percepiamo che esistono dei legami invisibili che sono detti proprio transgenerazionali, ossia che riguardano i rapporti tra più generazioni, quindi dello stesso albero genealogico. Negli anni 90 del secolo scorso, Anna Anselin Schutzenberger, spero di pronunciare giusto ovviamente il nome, dichiara che la scienza non sa ancora come spiegare questo fenomeno, però è evidente che esiste. Oggi noi sappiamo che una parte della risposta è nel DNA, essendo questo l'elemento biologico che trasmette i caratteri da una persona alla propria figliolanza, ma è anche nel linguaggio articolato, che è una conseguenza di quello che è il DNA che abbiamo oggi come esseri umani. In questo modo accade un fenomeno, cioè il passato continua a relazionarsi con il presente finché arriva un puro atto di libero arbitrio che scioglie quel legame invisibile. Ci sono degli individui che si incarnano proprio con questa missione nell'albero genealogico e molte volte sono considerate le, tra virgolette, pecore nere della famiglia, cioè coloro che fanno, che pensano in maniera e agiscono quindi in maniera diversa rispetto a quella che è la tradizione familiare. Questi legami invisibili si ripetono quindi di generazione in generazione e sono dei debiti trasmessi che chiamano le persone alla loro cancellazione, permettendo poi di vivere liberamente la propria vita. Potrebbe anche trattarsi del ripetersi di un evento traumatico, di una morte ingiusta o tragica, ma anche della loro eco, ma anche alla fine di un evento piacevole, quindi non solamente eventi spiacevoli. Perciò vivere la nostra vita è possibile comprendendo le dinamiche della ripetitività, ascoltando, osservando e svincolarci quindi dal vivere la vita dei nostri genitori o dei nostri nonni, dei nostri fratelli, oppure la vita di morti o rimpiazzati sempre dal nostro albero genealogico, che tutto questo sia consapevole oppure no. Ovvero, cosa significa consapevole? Che conosciamo, ne siamo a conoscenza o che sia segreto. Possiamo uscire dai tranelli transgenerazionali e smettere di essere ciò che vogliono gli altri per iniziare ad essere ovviamente ciò che vogliamo noi. Infatti la vita di ognuno è l'espressione di un autentico essere, ovvero altrimenti si chiama sopravvivenza. Quando noi comprendiamo tutte queste dinamiche, quindi quelle memorie depotenzianti che avanzano di generazione in generazione, quell'informazione può essere conosciuta e quindi modificata. Noi tramandiamo i conflitti non risolti esattamente come
tramandiamo, cioè ereditiamo i debiti materiali, quindi sono la stessa cosa. I conflitti riguardano cosa? Riguardano i segreti, riguardano i non detti, riguardano le scelte professionali, ma anche le morti premature e sfociano spesso in ripetizioni delle stesse dinamiche ed eventi nelle stesse date o periodi storici. In una stirpe infatti si manifestano un certo numero di strutture ereditarie con ripetizioni inconsapevoli mai segnalate, come se ci fosse, tra virgolette, una regola non scritta che ognuno segue in corpo e spirito. Alcune eredità sono dei doni, alcune eredità sono dei talenti, altre sono delle qualità. La ripetizione è dovuta anche ad un aspetto importante che riguarda la nostra identità, ossia il cognome, perché è una derivazione da un soprannome, da una località, da una professione, può essere una qualità morale, una qualità intellettuale, ma anche il ricordo di un evento. A volte queste ripetizioni si manifestano a seguito di parole o frasi pronunciate da persone considerate autorità e le si considera come se fossero, concedetemi sempre il termine tra virgolette, delle profezie, cioè deve per forza manifestarsi. Noi in conclusione quindi possiamo definire alcune memorie vere e proprie tradizioni di famiglia che non sono scritte, non sono tramandate da bocca a orecchio, che anche se rimangono segrete, sono realmente però vissute da alcuni che incarnano, per così dire, un capro espiatorio familiare per poterle modificare o cancellare. Ecco dunque, insomma, come noi possiamo vedere nel nostro passato, percepire nel nostro passato l'inizio della nostra storia personale. Io anche per oggi mi fermo qua. Ringrazio tutti quanti, ringrazio Gianfranco per accogliermi sempre in questa rubrica. Auguro una buonissima domenica a tutti quanti e ciao Samuele, ciao a Gianfranco e anticipo anche un ciao per Benedetta che ci sarà dopo. Ciao Serena, ti ringraziamo e come ogni volta non sono mai spunti banali quelli che porti a noi, fortunatamente. Grazie. Ciao Serena, ci vediamo domenica prossima, grazie mille. Ciao a tutti.